Buongiorno, sono Vincenzo Iannucci, ho 28 anni, sono un pizzaiolo napoletano. Oggi ci ritroviamo qui presso il Mulino Caputo per presentare due nuovi metodi di impasto, metodo diretto e metodo indiretto. Il metodo diretto dove si mescolano tutti gli ingredienti insieme, che sono acqua, farina, sale e lievito. Metodo indiretto, parliamo in questo caso di biga, che è un prefermento solido, nel quale verranno utilizzati solo farina, acqua e lievito nel preimpasto e il giorno dopo poi verrà chiuso con l'altra percentuale di farina, il resto dell'acqua e l'aggiunta di sale. Andremo a utilizzare 7 kg di farina, 4 litri e 7,60 di acqua, 5 grammi e 6 di lievito, 210 grammi di sale. La nostra margherita è fatta di pomodoro San Marzano, fior di latte e basilico. Andiamo ad impastare 7 kg totali, noi utilizzeremo per la biga, che è un prefermento, il 30% sul peso totale della farina. Quindi 7 kg di farina andremo a mettere 2,1 kg di farina all'interno della nostra impastatrice, 0,3 di lievito per chilo di farina, l'acqua. In questo caso sono 1,50 litri. Azioniamo la nostra impastatrice all'incirca per 3 minuti. Il nostro pre-impasto biga dovrà essere un impasto grezzo, non deve formare maglia, perché la caratteristica della biga non è altro che un prefermento dove non ha maglia glutinica. Al termine dei nostri 3 minuti di biga andiamo a prendere il nostro preimpasto e va spezzato all'interno di una madia, una ciotola come in questo caso. L'andiamo poi a impellicolare e poi dopo con magari una forbice andiamo a bucare in modo tale che la nostra biga respiri, perché così i lieviti in fase di ossigeno vanno in riproduzione e la metteremo a 18 gradi a fermentare per le nostre 18-20 ore. Terminate le nostre 18-20 ore di biga, quindi di preimpasto, troveremo il nostro impasto raddoppiato, come in questo caso. Non deve avere un sentore di acido, ma deve avere un sentore di yogurt, quindi un sentore dolce. Prendiamo la nostra biga, la spezziamo e la andiamo a inserire all'interno dell'impastatrice. Andremo a mettere nella nostra impastatrice 5 kg di farina, 3 litri 7,10 di acqua che aggiungeremo pian piano, 5 grammi di lievito, 210 grammi di sale. In questo caso, avendo una macchina piccola e rivolgendomi anche a un pubblico casalingo, io andrò a fare un impasto più piccolino con le stesse proporzioni e con le stesse dosi. Quindi ragionerò su 3 kg di farina. In questo caso vi faccio vedere la seconda fase con questo impasto piccolino. Prenderemo i nostri 900 grammi di biga e li andremo ad aggiungere all'interno della nostra impastatrice. Verseremo il nostro lievito a rinfresco 1 grammo per chilo di farina e poi aggiungeremo l'acqua. In questo caso le dosi per i 3 kg di farina a rinfresco andremo ad aggiungere 2,1 kg di farina e 1,590 litri di acqua. Andiamo a prendere la nostra farina, la andiamo ad aggiungere all'interno dell'impastatrice, la biga l'abbiamo inserita, facciamo partire la nostra impastatrice sempre per 13-14 minuti. Una volta passati i 3-4 minuti di impastamento iniziamo a formare la nostra zucca. Appena formata la nostra zucca inizieremo a mettere acqua pian piano a filo. Passati i nostri 10 minuti di impastamento aggiungeremo il sale. Su 3 kg sono 90 grammi di sale. Come nel metodo diretto, anche nel metodo indiretto dobbiamo trovare la vasca sempre pulita di sotto. Al termine del nostro impasto lo tireremo fuori . Andremo a fare una piega per rafforzare ancora un pochino la maglia. A questo punto lo andiamo a riporre in una madia o in una ciotola e lo metteremo
a fermentare per 2 ore a temperatura ambiente, sempre con la pellicola. Dopo le nostre 2 ore ritorneremo a prendere il nostro impasto che troveremo rilassato, poi andremo a fare i nostri panetti sempre intorno ai 270 grammi. Stessa tecnica per il metodo diretto, si fa il filoncino e la mozzatura a forma di mozzarella. Anche in questo caso l'andremo a riporre all'interno della nostra tavola e aspetteremo 16-18 ore a 8-10 gradi. Prendiamo il nostro panetto, vado a chiuderlo un pochino per darci già una forma rotonda, lo metto all'interno e do aria sempre nel cornicione. Condiamo la margherita, andiamo a mettere il pomodoro San Marzano, il nostro basilico fresco, fior di latte, lo mettiamo ben sparso sopra la pizza e adesso prendiamo la nostra pala per infornare. Ce la sistemiamo e andiamo a infornarla. Come nell'impasto diretto, preferiamo sempre una cottura non violenta, intorno ai 4,30, 4,20, 4,30 di temperatura. Nel diretto abbiamo la capacità di avere una maggiore sofficità al crunch e alla masticazione. Quindi le differenze tra le due tecniche non è lo sviluppo avviene se un impasto fatto bene sia con il diretto che con l'indiretto, in questo caso biga. L'importante è che abbiamo dei requisiti, quindi chi fa una biga predilige un raffermo più lungo, chi fa un diretto ha una masticazione più soffice al momento del morso. Andiamo a mettere sempre olio extravergine d'oliva. Questa è la nostra biga con le nostre grandi alveolature. Adesso non resta altro che augurarvi buon impasto e buon appetito. Un abbraccio, Vincenzo Iannucci.